Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di un caso paranormale davvero scioccante. Non siamo negli Stati Uniti e questa volta non ci saranno neanche i famosissimi coniugi Warren che abbiamo già incontrato nei nostri video precedenti. Siamo a Londra alla fine degli anni 50. Una quindicenne di nome Shirley fu vittima di terribili fenomeni paranormali. Una forza invisibile e sovrumana terrorizzò lei e tutta la sua famiglia per oltre 12 anni. Pensate che questo caso è uno tra i più documentati della storia e per la cui gravità venne discusso anche nel Parlamento britannico. Amici, prima di cominciare con la storia di oggi vi chiedo se vi va di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Però adesso iniziamo. In una casa vittoriana a schiera al 63 di Wycliffe Road a Battersea, un quartiere di Londra, si trasferì la famiglia Hitching, così composta. Wally, 40 anni, macchinista della metropolitana di Londra, la moglie Kitty, di 42 anni, ex impiegata d'ufficio che purtroppo era costretta su una sedia a rotelle a causa di una gravissima artrite, John, il figlio adottivo di 20 anni, geometra, Shirley, la figlia quindicenne che stava per iniziare una scuola d'arte e che lavorava come sarta, ed Ethel, la mamma di Wally, che sarebbe la nonna dei ragazzi, una donna con profonde convinzioni religiose. La famiglia Hitchings è una famiglia umile, lavoratrice, ben vista dai vicini. Insomma, potremmo dire che è una normalissima famiglia, che ben presto diventerà vittima di terribili eventi paranormali, perché pensate che questi eventi furono caratterizzati come i poltergeist più violenti della storia. Tutto ebbe inizio un pomeriggio di fine gennaio del 1956, quando Shirley sul suo letto trova una cosa davvero particolare. Una chiave era apparsa dal nulla, tutta argentata e anche finemente decorata e che sembrava anche molto antica. Shirley, incuriosita, chiama subito suo padre per fargli vedere questa misteriosissima chiave. Ma il padre al momento gli risponde che era impegnato, che non poteva raggiungerla nella sua stanza, di appoggiare la chiave sul tavolo della cucina, che ci avrebbe pensato appena possibile. Quando però Shirley e suo padre si recheranno in cucina per prendere quella chiave, si renderanno conto che non è più lì. A questo punto la cercheranno dappertutto, per poi ritrovarla sul letto di Shirley nella stessa identica posizione in cui l'aveva trovata pochi minuti prima. Wally si mette a girare per tutta la casa con questa chiave, ma si renderà ben presto conto che non apre nessuna serratura, né porte, né cassetti, né armadi. E questa cosa li lascerà davvero molto perplessi. Da qui partiranno una serie di eventi via via sempre più inquietanti, come se questa chiave avesse aperto per loro la porta dell'inferno, un inferno che questa famiglia fu costretta a vivere all'interno della loro casa. E il ritrovamento di questa chiave fu solo l'inizio, perché come misteriosamente era apparsa, misteriosamente svanì per non riapparire mai più. E ciò che seguì nei successivi 12 anni fece sì che questo caso divenne uno dei più documentati ed agghiaccianti di tutta la storia britannica. Quella stessa notte, infatti, la famiglia Hitchings fu svegliata da dei terribili rumori che non si capiva da dove arrivassero. Erano dei colpi talmente forti che rimbombavano per tutta la casa, facendo tremare mobili, pareti, pavimenti. Erano talmente forti da attirare addirittura l'attenzione dei vicini, tanto che qualcuno andò anche a bussargli per intimargli di smetterla di fare quel tremendo frastuono. Gli Hitchings collegano subito quei rumori ad un possibile guasto alle tubature e si attivano subito chiamando dei tecnici, ma la mattina dopo, quando faranno i giusti controlli, non rileveranno nulla di difettoso o di rotto. E qui la famiglia comincerà a pensare a qualsiasi cosa pur di dare una spiegazione a quello che avevano ascoltato la notte prima. Tutto questo andò avanti per 3 giorni, sia di notte che di giorno, non dando tregua alcuna a questa famiglia. Poi improvvisamente
tutto si fermò. Alcuni esperti del paranormale affermano che l'inizio di strani rumori in casa possa essere il preludio di ciò che avverrà in futuro, come se il poltergeist volesse far scoprire in qualche modo la sua presenza e testare la reazione delle persone a cui si manifesta. In alcuni casi, se ignorato, gli eventi possono terminare immediatamente, in altri invece possono diventare via via sempre più violenti, insomma scatenare addirittura una vera e propria rabbia del poltergeist ignorato. In video precedenti ho parlato spesso di poltergeist, vi ricordo il caso Enfield, la famiglia Snedeker, gli Smarl. Ve li lascio in descrizione, se vi va dategli un'occhiata. Ma che cos'è un poltergeist? È un termine tedesco che significa proprio spirito rumoroso e che ha sempre delle costanti quando si manifesta. Oggetti in movimento, che possono rompersi, colpire delle persone, levitazione, autocombustione, voci, scritte sui muri o sui fogli, e che si verificherebbe sempre in presenza di una persona detta focale, soprattutto se questa persona è adolescente, perché pare che si nutra proprio del cambiamento ormonale dei ragazzi in piena pubertà, soprattutto le ragazze. Shirley in un'intervista successivamente racconterà che i rumori che avevano sentito sembrava che arrivassero direttamente dalle viscere della terra. Tante volte andavano avanti tutta la notte fino all'alba, non dando proprio tregua a questa famiglia. Dopo lo stop, quando tutto sembrava essere finito, improvvisamente i rumori tornarono più violenti di prima. Anche le luci si accendevano e si spegnevano da sole e dei suoni simili a dei graffi sembravano arrivare addirittura dall'interno dei mobili, e questa cosa li terrorizzò H24, privandoli anche del sonno. Diverse volte Wally chiamò anche la polizia, ma neanche loro riuscirono a venire a capo di questi rumori. Questi terribili eventi stavano tenendo sotto scacco un'intera famiglia ed anche un intero quartiere. Il caso inevitabilmente arrivò a giornalisti e fotografi che rimasero sconcertati durante le loro visite alla casa, perché furono testimoni oculari di quanto stava accadendo lì dentro. Anche all'opinione pubblica è ormai evidente che questa famiglia è terrorizzata da una forza soprannaturale, uno dei poltergeist più violenti mai registrati. Per esorcizzare le loro paure, la famiglia Hitchings decide di dare un nome a questa presenza, chiamandolo Donald, prendendo spunto dal cattivo umore di Paperino della Disney, Donald Duck, e decidono di comunicare con lui con lo stesso metodo dei colpi. Quindi dovrà rispondere alle loro domande, dandogli come indicazione di rispondere al no con 2 colpi e al sì con un colpo solo. All'inizio Donald risponde, ma non darà mai le risposte che la famiglia Hitchings sta cercando, e cioè perché è lì e che cosa vuole da loro. Tra i membri di questa famiglia però c'è anche uno scettico su tutti questi eventi, ed è John, il fratello di Shirley, che si è ormai convinto che la sorella abbia montato ad arte tutto quanto e che sia proprio uno scherzo per lei tutto questo. Ma una notte John si dovrà ricredere, perché delle urla provenienti proprio da Shirley e dalla sua camera da letto faranno correre tutti da lei per ritrovarsi davanti uno spettacolo che li scioccherà per sempre, perché la ragazza è a mezzo metro dal suo letto che sta levitando con la schiena inarcata. Wally e John riusciranno ad afferrarla e a riposizionarla in piedi sul pavimento, e qui John non avrà più neanche un dubbio: c'è qualcosa di maligno che sta terrorizzando realmente lui e tutta la sua famiglia. Con il passare del tempo l'attività paranormale all'interno della casa aumenterà, aumentando anche di gravità, e diversi testimoni affermarono di aver visto con i loro occhi le lenzuola che si muovevano nei letti e che volavano via, o come di quando avevano visto le pantofole che camminavano da sole per casa, come sedie, pentole e oggetti vari levitassero in aria e colpissero i muri, ma soprattutto Shirley, la loro vittima preferita.
Donald infatti sembrava essersi proprio fissato con Shirley, tanto da seguirla anche al lavoro, un lavoro che perse, come perse anche tutti gli amici perché la credevano posseduta dal demonio. Attorno a lei si creò il vuoto purtroppo, perché le persone avevano paura di starle vicino e quindi la allontanarono. Pensate che in un'intervista per la stampa Shirley dirà che la paura è come una malattia che ti consuma fino al punto di non riuscire più a parlare, a camminare e addirittura a pensare. Da marzo del 1956 la famiglia attira l'attenzione della stampa e comincia un circo mediatico di rilevante portata. Giornalisti e fotografi circondarono la casa e diventarono con questa famiglia ogni giorno più pressanti. Qualcuno credeva alla buona fede di questa famiglia, mentre altri assolutamente no, e si crearono delle ipotesi davvero contrastanti. Si arrivò a dire che il poltergeist si era innamorato di Shirley ed è per questo che la stava perseguitando, mentre altri erano convinti che questa ragazza fosse l'artefice di tutta quell'invenzione per poter attirare proprio l'attenzione su di lei. Un giorno questa famiglia, presa ormai dallo sconforto e dalla disperazione, decide di contattare un medium, Harold Chibet, che si rese conto subito, non appena mise piede in casa, che la presenza disturbante era quella di un uomo, il vecchio proprietario, che era morto suicida proprio tra le mura di quella casa. Chibet trascorse con la famiglia Hitching diversi giorni, registrando tutti gli eventi che accaddero, e di lì a poco cominciarono ad apparire sui muri delle scritte davvero inquietanti, ma anche sui fogli apparvero i nomi di tutta la famiglia, simboli di croci e anche di gigli. Un giorno su un foglietto apparve una scritta davvero terrorizzante: Shirley, sto arrivando. In altri scritti ordinava di vestire la ragazza con abiti di corte. In altri ancora sembrava essersi fissato con l'attore Jeremy Spencer, ordinando di contattarlo, altrimenti avrebbe causato dei danni alla star. Pensate che casualmente, pochissimo tempo dopo, Jeremy Spencer morì in un incidente. In diverse occasioni di comunicare con il poltergeist, Donald sembrava quasi prendersi gioco di Chibet. Pensate che una volta gli disse di essere lo spirito di Luigi XVI ed usò una serie di elaborate frasi francesi scritte su un foglio, affermando di essere annegato durante il viaggio verso l'esilio in Inghilterra. Pensate che queste lettere contenevano dei fatti che pochissimi potevano sapere, come i nomi delle guardie di Luigi XVI, successivamente verificati negli archivi parigini e risultati veritieri. Addirittura un giorno disse di essere il figlio perduto di Luigi XVI e Maria Antonietta, Louis Charles, e descrisse perfettamente la sua figura. Un'altra volta invece affermò di essere una star hollywoodiana, niente di meno che James Dean. La sua storia, le storie che raccontava erano molto affascinanti, ma comunque erano state mutevoli e contraddittorie. Donald però ad un certo punto comincia ad arrabbiarsi sempre di più, forse vedendo proprio la resistenza di questa famiglia, ed una notte li fa correre tutti in salotto dopo una serie di colpi davvero fortissimi, e qui udirono un coro di voci incomprensibili, quindi più persone stavano parlando, ma non si capiva che cosa stessero dicendo. In particolare una voce di nome Sara attirò l'attenzione della povera Kitty, che sbiancò immediatamente perché era sicura si trattasse della sua bisnonna che gli stava portando un messaggio d'avvertimento. Un avvertimento che capirono solo dopo pochissimo tempo, perché cominciarono a capitare degli eventi davvero terribili. Le stanze vennero trovate completamente distrutte e un fiammifero acceso venne visto fluttuare per aria. Incendi si appiccarono in diverse zone della casa, facendo prendere fuoco lenzuola, coperte, sedie, incendi che la famiglia si attivava subito per spegnere.
Ma uno di questi incendi fu quasi fatale per Wally, che si ustionò gravemente la mano e che fu ricoverato in ospedale per questo motivo. Furono tentati diversi esorcismi e sedute spiritiche in quella casa. Una fu così violenta e disturbante da essere interrotta dalla polizia, che era stata chiamata dai vicini di casa, che erano convinti stessero praticando della magia nera per invocare il diavolo. Questo divenne un caso di portata mondiale in quegli anni. Per usare un termine dei nostri giorni, potremmo dire che fu un caso che andò veramente virale, perché furono scritti migliaia di articoli su questa famiglia, soprattutto dai giornalisti britannici, che contattarono addirittura il Parlamento. Sembra che il parlamentare Hanks in seguito abbia chiesto alla polizia di scusarsi con la famiglia Hitchings per essersi introdotti in casa loro quella notte. Vi starete sicuramente chiedendo come mai questa famiglia non abbandonò subito quella casa. Il problema era che non avevano le disponibilità economiche per trasferirsi altrove, ma riuscirono a farlo mettendo dei soldi da parte nel 1968, trasferendosi a Letchmere Road, a circa 15 minuti a piedi dalla loro vecchia casa. E se state pensando che terminò tutto lì, vi state sbagliando, perché gli eventi che li avevano terrorizzati per tutti quegli anni li seguirono anche nella nuova casa. Per molti anni questa famiglia fu vittima di eventi paranormali, soprattutto Shirley. Molti erano certi che fosse stata proprio lei ad aver inventato tutto, e una teoria vedeva anche la famiglia coinvolta, pensando che magari avendo scoperto la verità abbia protetto la ragazza dalla condanna dell'opinione pubblica una volta che avessero scoperto tutto il suo inganno. Diverse persone si accanirono su questa famiglia, credendo che avessero architettato tutto per riceverne un tornaconto economico, dato le ristrettezze in cui versavano. Ma ci si chiese se veramente furono stati capaci di tenere tutta questa storia in ballo per 12 anni, anche a costo di pagarne loro stessi le spese, ricordandoci anche del grave incidente alla mano di cui fu vittima Wally. E ci si chiese anche come abbia fatto Shirley a mentire per tutti questi anni, ingannando anche diversi esperti sul tema, e che senza scrupolo abbia portato tutta la sua famiglia sull'orlo della distruzione. Queste furono le domande che le persone si posero. Ci furono però anche diverse centinaia di interviste rilasciate dai testimoni che furono presenti durante questi fenomeni paranormali e che raccontarono anche di quanto questa famiglia fosse davvero costantemente terrorizzata e di quando la notte si rannicchiavano per terra agli angoli della camera o quando si rannicchiavano tutti nello stesso letto per sfuggire a queste forze demoniache che li tormentavano. Pensate che anche la nonna di Shirley, Ethel, fu presa di mira dal poltergeist, che cercò diverse volte di spingerla giù per le scale. Una notte in particolare si sentì delle voci, in particolare la voce di una donna che sembrava proprio la voce della mamma di Ethel. Pensate che qualche giorno dopo Ethel ebbe un ictus e morì di lì a poco. Shirley iniziò a lavorare come commessa in una cartoleria e nel 1959 iniziò la scuola d'arte per costumi teatrali, ma poco tempo dopo la abbandonò perché risultò troppo impegnativa e non riusciva più a combaciare gli orari scolastici con quelli del lavoro. Shirley si sposò nel 1965 e lasciò la casa dei genitori, ma pare che Donald la seguì anche nella sua nuova casa perché Shirley trovava sempre dei messaggi con su scritto quello che stava facendo la sua famiglia a Londra. L'ultimo messaggio che riceverà
sarà quando Shirley vive nel West Sussex insieme a suo marito e il figlio piccolo e trova questo messaggio su un taccuino che teneva sempre vicino al telefono, che recitava che sarebbe sparito per sempre e che non l'avrebbe mai più risentito, e così successe. E voi adesso starete pensando che la storia finisce qui, ma non è così purtroppo, perché negli anni '80 capitò davvero un fatto curioso, perché durante una fiera dell'artigianato Shirley viene avvicinata da una medium che le dice che un ragazzino vestito con abiti di corte in raso blu e capelli rossi la stava seguendo, e Shirley pensa subito a Louis Charles, il figlio di Luigi XVI. Nel corso di 12 anni di infestazione, la famiglia Hitchings ricevette da Donald circa 4.000 messaggi scritti. Alcuni esperti in calligrafia che analizzarono questi testi ritennero che quasi sicuramente furono stati scritti dalla stessa Shirley. Qualcuno su queste basi ritenne che molto probabilmente Shirley avesse scritto questi messaggi in alcuni momenti in cui era posseduta da questa forza maligna. Il poltergeist di Battersea arrivò all'attenzione di tutto il mondo e pensate che nel 2013 venne scritto anche un libro da James Clark e Shirley Hitchings, The Poltergeist Prince of London. Amici, siamo arrivati al termine di questo viaggio incredibile. Ovviamente la perizia calligrafica potrebbe lasciare pochissimi dubbi su questo caso, però non posso fare a meno di chiedermi se veramente sia Shirley e magari anche tutta la sua famiglia sia stata veramente in grado di portare avanti questa messa in scena per 12 lunghi anni. E ovviamente non dimentichiamoci le centinaia di persone che hanno testimoniato tutto quello che hanno visto e sentito all'interno di quella casa, dando comunque per vero tutto quello che avevano vissuto all'interno di quelle mura la famiglia Hitchings. Possibile che siano stati così bravi da arrivare a coinvolgere anche persone esterne alla loro famiglia, quindi la polizia, tutte quelle persone che hanno testimoniato a loro favore, i vicini che continuavano a sentire questi fortissimi rumori di notte, che andavano a lamentarsi bussando alla loro porta. Non lo so, questo sicuramente non potremmo mai saperlo. Mi sono anche chiesta come mai Donald ad un certo punto sparisce dalla vita di Shirley, probabilmente perché era passata da una fase di adolescenza ad una fase adulta, o magari si era stancato del fatto di essere ignorato. Queste cose non potremo mai veramente saperle. Shirley dichiarò poi nel tempo che questi eventi gli avevano rovinato l'adolescenza e che avevano segnato profondamente tutta la sua vita, tanto che ancora oggi, quando ripensa a quegli eventi, lei è ancora terrorizzata. Amici, siamo davvero arrivati al termine di questo video. Adesso sono davvero curiosa di sapere che cosa ne pensate voi in merito e vi aspetto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un like. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo venerdì con il prossimo video. Ciao amici!